Burda Style dicembre 2023. Vuoi sfogliare insieme a me e trovare i consigli per scegliere il giusto cartamodello che fa per te? Hai voglia di scoprire quali cartamodelli, quali tessuti, quali mix sono più adatti per la tua silhouette? Se hai voglia pertanto di condividere con me questo nuovo sfoglio e magari perché no, condividerlo anche con altre tue amiche o amici, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o bentornati, benvenute o benvenuti, io sono Sara Poiese, Content Creator, e all'interno di questo nuovo video scopriremo assieme la recensione del Burda Style dicembre 2023, un numero particolarmente orientato sul Natale, ma anche un numero che può considerarsi evergreen, perché all'interno scopriremo insieme tanti modelli che possono essere modificati, personalizzati secondo le nostre esigenze per portarli davvero tutto l'anno. Questa è la cover veramente super entusiasmante e da qui entriamo nel vivo. Ti ricordo che puoi sempre accedere in info box qui sotto agli approfondimenti sui link per seguirmi tramite newsletter, tramite blog, tramite Academy, per scoprire anche alcuni video correlati e ovviamente per avere anche tutti i miei contatti qui sotto in info box. Inoltre, se vuoi scrivermi quale cartamodello ti piace di più di questa rivista, ti aspetto nei commenti, e anche se vorresti modificare o personalizzare qualche cartamodello presente all'interno di questo numero. Io leggo sempre tutti i commenti e ho veramente molto piacere che tu mi scriva, perché mi permetterai anzitutto di darti una risposta, in secondo luogo anche di poterti suggerire eventuali migliorie al cartamodello che tu chiedi di modificare o migliorie, accorgimenti, idee al tessuto che magari vorresti scegliere. Pertanto vi aspetto in info box con tutti i link utili e vi aspetto nei commenti per domande, dubbi, curiosità o condivisioni su questi cartamodelli. Iniziamo con la copertina, che è veramente super rouge, molto festaiola, e scorrendo iniziamo già con un servizio dedicato alla Spanish couture, quindi a tutto quel look un po' spagnoleggiante di rosso e nero sotto appunto l'anima dello stile flamenco. Qui abbiamo modelli che, se modificati nel tessuto o in alcune piccole accortezze di modellistica, possono davvero trasformarsi alla grande, come anche questo modello che, attenzione, destrutturiamolo, è fatto di doppio tessuto, prima un tessuto rosso, poi un tessuto nero di tulle con del pizzo applicato, poi è lavorato con uno sbecco di raso, ma se noi scegliamo un tessuto tinta unita senza il tessuto di tulle, che come vedi qui ha la sua variante diversa, possiamo ottenere decisamente un abito magari molto più semplice, molto più casual rispetto a questa bellissima comunque manica trasparente. Questo è dato proprio da un gioco di tessuto doppiato interessante ed è dato dall'abito 104 appunto presentato nella rivista stessa. Abito che, piano A, può essere modificato nella lunghezza perché lo puoi accorciare, ma puoi anche prendere solo ed esclusivamente il pezzo del punto vita fino alla gonna per trasformarlo solo ed esclusivamente in una gonna, o ancora, perché no, se ti piace tanto il corpino, girocollo davanti con una leggera arricciatura e dietro uno scollo a punta, puoi abbinarlo non tanto ad una gonna così svasata quanto semplicemente ad una gonna a tubo che puoi andare a prendere da qualunque altro cartamodello di gonna tu voglia. Perché? Perché il corpino è spezzato dalla gonna grazie a questo cinturino centrale. Inoltre, secondo me, puoi anche modificare la manica. Questa manica è molto bella nella sua morbidezza, perché la noti anche qui, è veramente ampia, ma in tulle ci sta particolarmente bene. Se solo tu la volessi fare di qualunque altro materiale un pochino più sostenuto, ti consiglio di asciugare leggermente la manica in modo tale da arrivare all'orlo del polso, che tu possa avere una manica dunque un pochino più asciutta, più affusolata.
La Shirt 108 nella variante A è un modello che in realtà si è già visto in passato, tanti anni fa sul Burda, ma è un modello secondo me evergreen, che davvero vale sempre la pena ripetere con alcune furbe modifiche. Intanto il modello del top è anche una perfetta canotta sagomata per l'estate, per cui se lo vuoi realizzare per esempio in jersey di cotone, può trasformarsi in un modello perfetto per te che magari vuoi una canotta sotto giacca a girocollo da indossare nella stagione primaverile o nella stagione estiva. Al contempo è un perfetto sottogiacca se lo vuoi realizzare anche senza maniche con il collo alto, perché qui ce l'hai, oppure con la manica così a campanella e con questa bella arricciatura nel polsino finale. Come vedi dalla quantità dell'arricciatura la manica è molto ampia, per cui a te la scelta eventualmente su come poterla anche stringere e dunque sfinare un pochino. Qui ti consiglio onestamente tutti i tessuti di jersey elasticizzato come il jersey di cotone, il punto Milano, il punto Roma, il jersey Romanov, tutti quei jersey dunque che sono un po' sostenuti, coprenti e elasticizzati che conferiscono dunque alla maglia questa vestibilità molto morbida. Questo modello in realtà è molto interessante se lo allunghi fino al ginocchio perché diventa un abito in jersey molto comodo da indossare magari con una bella calza coprente. Che ne pensi della variante 108 portata in lungo ad abito? A me piacerebbe molto. Andiamo su due modelli che hanno attirato immediatamente la mia attenzione, ma ti prego di non guardarli in questi tessuti, cioè prova a guardare al di là del tessuto nel quale viene proposto. Allora, queste due giacche in questo tessuto comunque jacquard molto lavorato, ma anche in tessuti magari lavorati come il Mikado di seta stampato, sono giacche particolarmente barocche a guardarle. In realtà lo stampo della giacca 101 è lo stampo di una meravigliosa giacca sfiancata a girocollo con un collo a fascetta, il cui collo a fascetta tu puoi togliere e ottenere una giacca a girocollo. Sarà che io amo le giacche e vorrei indossare giacche tutti i giorni, per cui non appena vedo una giacca nel Burda faccio davvero gli occhi a cuore. Ma questo modello è particolarmente sfiancato, particolarmente sagomato sulla figura. Attenzione però, se tu non lo volessi così tanto sagomato, perché magari hai un po' di fianchetto, o un po' di pancetta o comunque vuoi un modello un po' più morbido, questo capo, poiché il 101 è fatto di tanti tagli, ha un taglio qui nel punto seno, ha un taglio nel fianchetto, ha il taglio anche nel centro dietro, per cui è ricco di tagli sagomati, è anche un modello in realtà facilmente modificabile, perché ti basta ridurre la curvatura delle sfiancature per ottenere il modello più morbido, più lineare e ottenere così una giacchetta dal taglio princess con il taglio sui fianchi sfiancata ma non esageratamente sagomata. Questa giacca devo ammettere che sono lì che ci penso se farla perché è meravigliosa ed è comunque un passepartout che potresti realizzare in lana, in Chanel. In questi numeri del Burda poi, nel numero di dicembre e anche nella mia video recensione del Burda di novembre, ci sono questi modelli di giacche particolarmente sagomati che sono perfetti per essere trasformati in una giacca Chanel. Pertanto hai davvero carta bianca per realizzare la tua giacca Chanel in tante modalità. E chi mi segue da tanto tempo anche in Sara Poyese Academy sa che starà per arrivare il famoso corso della giacca Chanel e dunque qualunque tipologia di carta modello similare ad una giacca Chanel tu abbia, ci sarà il corso che fa per te. Come puoi averlo? Link in description, iscriviti a Sara Poyese Academy e iscriviti anche alla newsletter così sarai avvisato o avvisata quando pubblicherò questo nuovo corso. Il secondo modello, la giacca 111, invece è un modello in realtà perfetto se tu lo realizzassi completamente con un altro tessuto, cioè hai mai pensato di farlo in tessuto idrorepellente come i trench che si usano nello stile British, quindi tutti quei trench un po' anglosassoni? Se tu realizzassi questa giacca, per esempio, in questo bel tessuto idrorepellente, avresti un trench facile, una protezione dalla pioggia con un capo che ha in realtà questa manica a T
molto facile da confezionare e anche in questo caso il collo a fascetta lo puoi mettere come no. Mi permetto di consigliare per entrambi i capi l'utilizzo della fodera. L'abito 112, che ha tutta questa lavorazione molto ampia sul collo, in realtà altro non è che un concetto che ti ho esposto poc'anzi nel portare una t-shirt alla lunghezza di un abito. Per cui puoi prendere in realtà questa shirt 108 che arriva solo fino al fianco, sovrapporre il cartamodello all'abito 112, vedere dove arriva in prossimità del fianco e portarti dritto per la realizzazione dell'abito. Quindi vedi, ti do anche un suggerimento su come mescolare i pattern insieme. Questo modello in realtà è bello anche viceversa, come se tu lo facessi a maglietta e quindi tu lo tagliassi corto. Mi permetto di suggerirti, poiché c'è il volant, un jersey piuttosto leggero, perché se lo lavori con un jersey molto pesante, il volant sembra veramente troppo rigido. Interessante con alcune modifiche l'abito 113. Perché è interessante? Perché davanti ha un girocollo semplice pulito, una pence orizzontale molto semplice, molto classica. È davvero bella la gonna arricciata con la balza sotto. L'unico elemento che è molto in stile flamenco, ma forse è poco in stile italiano, è questa manica con tante balze. È bellissima secondo me se proprio vuoi rievocare lo stile flamenco. Infatti è perfettamente in trend con il servizio dedicato alla moda un po' ispanica. Però se tu volessi fare una modifica potresti prendere tranquillamente la manica di quest'altro modello, che a tutti gli effetti è la stessa cosa, se guardi, e andare a portare quella manica in questa variante qui e quindi ti permette di magari alleggerire tutte queste balze che ci sono qui e qui sotto. Per il resto scegli tessuti leggeri, perché? Perché all'altezza del punto vita ci sono delle arricciature, or dunque la regola è sempre la stessa. Quando hai delle arricciature devi scegliere un tessuto leggero, perché altrimenti l'arricciatura corre il rischio di divenire goffa. Se hai domande, dubbi o curiosità, scrivimi nei commenti qui sotto, anche sui cartamodelli o sulla scelta del tessuto o sui dubbi di come modificare la taglia, perché se ho già delle risposte pronte magari in altri video, ti metto nei commenti il link al video. Se invece ti genero la risposta scrivendoti, ben volentieri cercherò di rispondere ai tuoi dubbi. L'abito 102 a me personalmente non piace, ma semplicemente perché nella mia fisicità non garba, ma ti propongo una variante che ti permette di semplificare la confezione di quest'abito. Quest'abito è costituito da delle pieghe sulla parte del corpetto e sulla parte della manica e sono pieghe che talvolta sono difficilmente replicabili in maniera simmetrica di qua e di qua se non sei particolarmente pratica o pratico. Dunque qual è la soluzione? Al posto di fare le pieghe, crea un'arricciatura. Crea un'arricciatura con il doppio filo da imbastire imbastendo a mano, una cucitura parallela, e al posto di creare la piega pizzicata, crei l'arricciatura. In questo modo arricci il corpino, arricci la manica, l'effetto sarà omogeneo e tu ottieni comunque la possibilità di restringere il quantitativo di tessuto alla stessa larghezza delle pieghe, ma con la variante che al posto della piega ottieni l'arricciatura. Assolutamente qui il jersey deve essere leggero perché altrimenti tutto questo gioco di pieghe anche sul fianco diviene davvero estremamente goffo. La blusa 105 in realtà, credimi, può essere un passepartout meraviglioso con alcune modifiche. Se stai infatti cercando una camicettina pulita, semplice, da fare anche in chiffon, anche in organza, anche in seta, anche in viscosa, questa base di corpino davanti e dietro è la base che fa per te. Perché? Perché ha un colletto semplicissimo, leggermente arrotondato, ha una lista bottonatura nascosta, ha solo una pence orizzontale davanti e dietro ha due semplici pence verticali. Ha la stondatura appena accennata nell'orlo, è mega bella, è quel morbido giusto che ti permette di vestirla davvero con tutti i tessuti, anche quelli fermi. L'unica cosa che devi cambiare è la manica, per cui vai a prendere una manica dritta, liscia, semplice, di un altro stampo di una camicia che hai trovato in altri precedenti numeri e eventualmente vallo a sovrapporre, perché in questo modo potete optare per una manica decisamente più asciutta, mentre se volete proprio la manica creativa in sé per sé, tenete questa.
Un consiglio per chi ci vede lungo, e tu ci vedi lungo, vero? Sfogliando sempre tutti i miei sfogli della rivista ed essendo iscritta al canale, perché così ricevi tutte le notifiche, un consiglio è quello di prendere la prima parte della manica che già è chiusa, perché guardala qui, è già asciutta il giusto, e così hai anche la tromba della manica corretta, e scendi giù dritta. Allunga pertanto la manica della lunghezza che vuoi per arrivare al polsino. Da lì o ci metti un polsino, ci metti un piccolo elastico per arricciare, ma hai così ottenuto la tua manica dalla tromba asciutta. Torna alla base superiore dell'abito che avevamo visto prima su alcuni numeri precedenti, eccolo qua, torna questa stessa base di corpino del 113, torna nel 114, come vedi con la manica asciutta e con la variante di gonna a tubino, per cui se vuoi la variante più asciutta puoi optare per questa, mentre rullo di tamburi, questa la devi fare, la gonna 109. Gonna tagliata sui fianchi e sul centro dietro, gonna con 2 tasche invisibili sui fianchi, gonna con la cerniera zip invisibile dietro, gonna con un bel cinturino abbastanza alto tale da poterci mettere una cintura, gonna che, attenzione, puoi personalizzare aggiungendo semplicemente dei passanti per la cintura davanti e dietro, in modo tale che quando tu indossi la cintura, fatti furba, la cintura non si sposta. Perché se tu metti la cintura così come l'ha messa la modella, ma non hai fatto dei passanti sul cinturino, la cintura si sposta non appena ti siedi. Se invece tu adotti la furbizia nella gonna 109 di cucire anche dei passanti, la cintura ti starà ferma in posizione e così potrai avere una fantastica, perché questa è davvero meravigliosa, gonna arricciata davanti ma liscia nei fianchi, bella da fare in taffetà, in cadi, bella da fare anche in bouclé, bella da fare anche nei tessuti un po' più invernali, proprio perché così possiamo avere una bella gonna da indossare con una camicetta di seta nel giorno di Natale, ma anche in altre giornate, per essere sempre femminili e romantiche con garbo e buon gusto. Abbiamo poi la possibilità di imparare a realizzare gli alamari. Mia madre mi insegnava a fare gli alamari tanti anni fa. Ricordo che avevo un Montgomery, vi ricordate il vintage Montgomery? Scrivetemi nei commenti, sì, mi ricordo, si scrive Montgomery, se non erro, quando avevamo il famoso Montgomery a quadretti di lana, storico con il cappuccio, ecco lì c'erano gli aramari, ve lo ricordate? Scrivetemelo nei commenti, cioè veramente il Montgomery è un pezzo super vintage che secondo me non passerà mai di moda. Faceva gli alamari mia madre e mi insegnò a farli. Potrebbe essere un'interessante attività da weekend, ritornare a fare degli alamari su misura. Abbiamo poi il servizio che passa sui consigli di stile per le cromie della natura, perché prende ispirazione dalle stampe tessili. Torna all'abito 114 che avevamo visto prima, questa volta comunque con una variante più lunga nell'orlo, e quindi ci passo avanti. Vengono proposti dei pantaloni 120 con il cinturino in vita e l'elastico sotto, che però possiamo metterli con l'elastico come no. Devo ammettere, non rispecchiano il mio stile, quindi non mi sento proprio di spingerli, ad essere onesta, però guarda qui questa camicia color ruggine. Non è meravigliosa? Una pensi orizzontale, una lista a bottonatura nascosta e questa volta un colletto a punta. Non è la stessa camicetta nera che abbiamo visto prima, che ti avevo detto guarda se la fai con una manica asciutta viene bellissima? Eccola qui. Dello stesso modello della blusa hanno cambiato il colletto e la manica, quindi hai un pattern che è veramente poliedrico. Questa camicetta più la vedo più dico che la farò perché è veramente meravigliosa. L'abito 115 ha di interessante questa sorta di stola, per così dire, ma attenzione, piano A. Se ti piace la tieni, segui le istruzioni, fai la stola che crea questo effetto quasi foulard davanti e dietro questo ritornare del foulard. Se non ti piace, non farla. Semplicemente avrai un abito con lo scollo a V davanti e con lo scollo a V dietro. Risulta essere un abito a sacchetto. Perché nella modella non sembra un abito a sacchetto? Perché ci ha messo una cinta dello stesso tessuto
Metti una cintura dello stesso tessuto oppure cambia colore e opta per una cintura magari in pelle, in cuoio, e hai comunque ottenuto un abitino bello morbido, semplice, con una manichina pulita e classica, leggermente arricciato in vita della quantità di arricciatura che tu desideri, perché l'arricciatura è data dalla cintura che vai a mettere. Un pantalone che invece ti dico sì, ne vale la pena, ma con alcune modifiche, è il 117, cioè il taglio del pantalone 117 è un pantalone che arriva appena sotto della vita, ha un cinturino che dunque aiuta a sagomarlo e fino al ginocchio risulta un pantalone dal taglio skinny, asciutto. Allora, se non ti piace l'effetto zampa, a me non piace l'effetto zampa, personalmente. Eventualmente scrivimi nei commenti zampa sì, zampa no, pantalone 117, in modo tale che capisco se la maggioranza di voi ama il pantalone a zampa. Se non ami il pantalone a zampa, prendi questa parte di stampo, tirala dritta. Cioè il pantalone interno va già bene così, non ha bisogno di grandi modifiche, ma la gamba esterna, che è quella più ampliata, asciugala, sia di qua che di qua. In questo modo ottieni un pantalone sì tagliato, che il taglio può essere carino, ma che scende dritto e che quindi ottieni un pantalone skinny. La gonna con l'elastico 119 personalmente non mi piace così lunga perché fa molto sacco, però se tu la volessi modificare portandola un pochino più corta invece effettivamente cambia tutto. Attenzione che in questo caso la gonna deve essere fatta in un tessuto leggermente elastico, perché se lo fai in un tessuto magari di maglia riesci a gestire meglio l'elasticità avendo appunto questa gonna, l'elastico in vita, e quindi tu ci devi passare di fianco e devi avere una gonna nella quale non sembri un'astronave. Dunque, tessuti fermi? No. Tessuti troppo pesanti? No. Tessuti elastici? Sì. Tessuti elastici e leggeri? Sì. Tessuti elastici tipo maglia? Ancora meglio. Perché? Perché conferiscono al punto del fianco la giusta morbidezza. E la puoi coordinare in realtà a questo cardigan, che credimi, ha davvero del potenziale, perché ha uno scollo a V molto pronunciato, quindi sembra quasi un capo dritto, perfetto eventualmente essendo molto corto, anche da portare sopra ad un abito a tubino. Io personalmente faccio sempre fatica a trovare un golfino da mettere sopra l'abito a tubino. Perché? Perché di solito i golfini sono sempre troppo lunghi. E tu sei alta un metro e un abbraccio come me? Perché se sei alta un metro e un abbraccio come me, fai una fatica bestiale a trovare il golfino bello corto che stia bene con la gonna e che non sembri mia nonna. Nonna, ti voglio tanto bene, però cioè, che non ti invecchia, ok? Pertanto, se riesci a realizzare questo giacchino, hai la comodità che lo puoi accorciare di quello che vuoi e dunque portarlo giusto al punto vita o appena sotto al punto vita e avere così un golfino fatto di maglia con la tagliacuci da indossare sopra i tubini. Un capo che già se lo vedi in questo tessuto ti assomiglia molto di più a un capo British. Ti ricordi quando prima ti avevo detto di quella giacca corta barocca che la potevi fare in un tessuto magari idrorepellente? Ecco, questa è la stessa giacca, solo che in versione lunga. Quindi se vuoi un capo piuttosto largo, tra virgolette, come vestibilità, che assomiglia ai trench britannici, inglesi, di stile British, questo è il modello che fa per te. È un cappotto facile da fare comunque come confezione se vai a toglierci magari la tasca a filetto, però hai in Sara Poiese Academy, quindi nella mia piattaforma online che trovi linkata qui sotto, hai il corso Tasche 1 e il corso Tasche 2, dove puoi esattamente imparare a fare questa tasca. Questo cappotto effettivamente mi interessa perché se lo faccio di lana o in panno di lana è veramente un bel capo per l'inverno e mi basterà mettere una bella cintura di pelle per asciugarlo, perché altrimenti è un trench troppo largo. Quindi a me che piace magari avere sottolineato il punto vita, una bella cintura chiude il cappotto e sei veramente vestita con garbo, con una moda evergreen, perché questo taglio di cappotto andrà bene anche tra 10 anni. La versione dell'abito lungo che ti avevo mostrato prima, che ti avevo detto che non faceva molto per me, che aveva le pieghe ma che potevi arricciare, è presentata nella shirt 103 corta, per cui valgono le stesse modalità proposte da quella shirt.
e invece viene proposto l'abito 121 in similpelle, in questo caso, con un taglio a sacchetto. Molto bello il taglio nel punto vita per scendere, perché ti permette magari di giocare con delle cuciture decorative, come infatti hanno fatto qui. Il modello è molto ampio, per cui mi riservo di dirti controlla bene la vestibilità, perché eventualmente devi scaricare la taglia più piccola, ma non perché Burda vesta della taglia sbagliata. Chiariamoci, Burda veste della taglia giusta, perfetta, ma tu devi interpretare la morbidezza che quel capo ha anche in base alla foto proposta, magari indossata dalla modella. Questo capo, infatti, lo vedi tu stesso che veste morbido nella modella. Questo capo lo vedi tu stesso che veste morbido nella modella, quindi di scorta potresti tirare giù la taglia di meno. Se invece tu andassi ad un altro capo come i pantaloni aderenti che avevamo visto prima, vedi che vestono molto asciutti sulla modella, ecco, quel capo prendilo della taglia giusta. Abbiamo tutta la panoramica dove appunto possiamo andare a vedere che l'abito lungo è stato presentato anche in t-shirt, che la t-shirt è stata presentata anche in abito lungo. Che fatalità, questa maglietta non è stata presentata in abito lungo, ma la puoi allungare, e che questo abito lungo non è stato presentato in maglietta. Vedi che la camicia è stata proposta in due varianti, che il cappotto è in versione corta e versione lunga, come poi ci sarà anche un altro cappotto in versione corta o lunga, che i pantaloni si diversificano per le impunture e che c'è anche una sezione dedicata ai modelli da uomo. Vedi anche che una gonna che vedremo più avanti è proposta in versione corta, che è uguale alla gonna lunga che avevamo visto prima. Per cui proseguiamo nello sfoglio della rivista. Abbiamo le istruzioni su come realizzare questo cappotto. A me piace davvero tanto, se riesco a trovare il tempo sotto le vacanze di Natale lo vorrei realizzare, e hai anche tutta una serie di istruzioni utili. E poi passiamo alla sezione moda uomo. Abbiamo questa capsule dedicata completamente all'uomo, che parte con il cardigan modello 129. Possiamo infatti con questo cardigan andare a lavorare il capo foderandolo con una foderina leggera idrorepellente magari, o comunque leggermente stretch, e abbiamo quindi un capo molto lineare, molto diritto, che in realtà mi permetto di suggerirti anche con una variante semplificata. Fallo in pile, fallo in felpa e lo trasformi dunque in una bella felpa da uomo lineare con il colletto a fascetta, così non la devi neanche foderare e vai super facile. Infatti questo cardigan è bello sì realizzato magari in tessuti tecnici, come un jersey di maglia, un jersey di lana, però è fantastico anche in un semplice pile o in una semplice felpa di quelle double, cioè che fuori sono felpa e dentro sono pile, perché hai veramente una lavorazione super semplice. Abbiamo poi gli stessi pantaloni che avevamo visto prima in similpelle, proposti magari in un tessuto un attimino più tecnico, anche se qui comunque sono proposti in finta pelle, ma li potresti pensare in un tessuto idrorepellente per portare per esempio questi pantaloni in montagna. Perché? Perché se ci pensi, i pantaloni per andare a camminare magari in montagna o fare sci da discesa sono abbastanza affusolati nelle gambe e leggermente aperti sotto, proprio per poterci passare gli scarponi da montagna. Quindi possono anche essere un valido modello che usi in una passeggiata invernale nelle montagne, da coordinare con la K122, che in realtà, credimi, è un modello molto facile perché viene chiuso ai lati con i bottoni a pressione. Ti ho spiegato su Instagram come applicare i bottoni a pressione grazie alla pinza Vario Creative Tool, che è una nuova pinza prodotta da Prim, della quale ne ho parlato appunto qui su YouTube, ma anche e soprattutto su Instagram, e ti ho insegnato come si usa. Abbiamo la minigonna corta che avevamo visto più lunga prima, che la puoi realizzare comunque un po' così in tessuti tecnici per andare in montagna, e abbiamo in realtà questo fantastico blouson che se lo realizzi in pile o in simil pelliccia con la cerniera e la fodera, in realtà è un capo veramente molto caldo per l'inverno. Abbiamo poi un abito che non era stata proposta prima, che è l'abito 123, molto bello se, attenzione, hai poco seno, te lo dico, perché la criticità di quest'abito è che se hai tanto seno te lo enfatizza e ti fa due spalle così, mentre se hai poco seno e vuoi dare struttura, dunque volume alla parte superiore del corpetto, allora questo abito fa per te.
personalmente accorcialo un po' in vita perché altrimenti è troppo lunga la gonna. La shirt 108 è quella che avevamo visto prima, uguale, cambia solo ed esclusivamente la stoffa, e il giaccone invece in variante corta, che poi vedremo anche in variante lunga, è una proposta di giaccone da donna, fatto sempre con questo taglio a T fondamentalmente sulle spalle e queste due belle pence verticali che sono qui, che in realtà un pelo le intravedi anche perché se noti nella foto il tessuto a trama è un po' spostato, te ne accorgi? E te ne accorgi anche studiando bene il disegno tecnico. Interessante da realizzarsi essendo una giacca molto calda, molto avvolgente, con un tessuto ovviamente morbido. Se possibile usa un pile, se possibile usa una lana, se possibile usa dei profili in pelle per non andare a foderare il capo e ottenere così la bordatura del tuo capo, evitando di usare la tagliacuci, evitando di usare sbiechi particolari, perché questo bordo duplicato, si chiama slalom, ti permette di avere il bordo già bello dal dritto e dal rovescio. Ti ricordi quell'abito che avevamo visto lungo con quel foulard? Ecco, questa è la variante corta senza foulard, è lo stesso identico. Viene proposta invece una giacca da uomo che secondo me ha il suo perché, attenzione, anche in pile da portare in casa, perché ha un taglio veramente dritto, piuttosto largo, ha il colletto classico della camicia, quindi più che una giacca è lo stampo di una camicia ampia, tradotto in versione giacca, quindi la puoi fare per esempio in lana cotta. Secondo me sta bene a chi comunque non è particolarmente robusto perché già è un capo che dà una certa struttura oversize alla tua fisicità, per cui se hai una corporatura abbastanza minuta questo capo ti potrebbe stare bene. L'abito 107 è ha uno stesso concetto. Su questo numero torna molto spesso il comune denominatore delle maniche sopra a T, quindi del taglio del corpetto nelle giacche e negli abiti a T. Questo abito ne è nuovamente la riprova, lo vedi anche qui, ha le maniche a T, quindi non sono segnate. È perfetto anche in realtà in questo caso per chi ha spalle larghe, perché? Perché non te le segna, ok? Non avendo il taglio del giro della spalla non te la segna particolarmente. Ed è molto bello se lo vai a realizzare molto corto, indossandolo quindi come mini abito con sotto dei leggings o con sotto delle calze particolarmente coprente. E avendo queste maniche dunque a kimono, la tipica struttura delle maniche a T, ti consiglio eventualmente di utilizzare comunque dei tessuti medio leggeri. Perché? Perché questo gioco geometrico della T ha bisogno di non farti sembrare goffa. Se usi un tessuto troppo rigido, l'effetto goffo ci sarebbe tutto. E la versione della giacca che abbiamo visto in realtà qui con il colletto è riproposta identica qui, cambia solo che qui ti propongono il cappuccio. Quindi puoi scegliere se versione colletto o versione cappuccio, ma come vedi anche dalla vestibilità del ragazzo, veste piuttosto morbida, no? Quindi è un capo che ti sta bene se ti piace la linea un attimo morbida. C'è anche comunque la scuola di cucito per realizzare la giacca. La variante lunga di quel cappottino che avevamo visto qui è esattamente questa, per cui guarda, vedi i due modelli perfettamente a confronto, stessa tipologia di progetto, entrambi con il cappuccio, solo che questo è fatto più lungo. La rivista prosegue con tutta la scuola di cucito e finisce con un servizio dedicato ad alcuni progetti di cucito creativo come la ghirlanda o magari come la creazione dell'alberello di Natale o con il cuscino a stella, che trovi ovviamente come tessuti anche, cioè come cartamodelli segnati, incluso anche quello dell'orsetto, all'interno della rivista. C'è una preview sul numero di gennaio 2024 che sarà in edicola a partire dal 20 dicembre 23, dove ci saranno delle stole fantastiche, dei maxi cappotti e anche delle giacche veramente molto molto asciutte. Che ne pensi di questo numero? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Io ti aspetto al prossimo contenuto video e intanto ti mando un abbraccio sartoriale. Ciao!